Ciao e benvenuto a questa prima lezione sul Trading System. Oggi ti introdurrò a una conoscenza base della piattaforma MetaTrader e quindi degli strumenti fondamentali di cui si necessita per lo sviluppo delle prime strategie. Questo è il foglio di programmazione MQL4 che ci permetterà di costruire il nostro Expert Advisor. Senza scendere nei dettagli del linguaggio di programmazione che verranno approfonditi nei video e nei corsi successivi, ti illustro brevemente di cosa si tratta. In primo luogo abbiamo le variabili dichiarate di tipo property che possiamo immaginare come delle variabili speciali. Il copyright, il link che abbiamo inserito all'inizio dell'inizializzazione del nostro foglio di codice, la versione che può essere utile per tenere traccia delle versioni dei nostri Expert Advisor e eventuali variabili di descrizione all'interno delle quali inseriremo una stringa appunto contenente la descrizione dell'Expert Advisor in esame. Possiamo osservare quello che sono i parametri di input, ossia parametri che saranno modificabili o non nella fase iniziale di inserimento a mercato della nostra strategia o per test o per operatività reale. Abbiamo la variabile extern int, ossia di tipo intero esterna, ossia non modificabile, periodo RSI, ossia un intero a cui è associato il valore del periodo, in questo caso settato a 7, del nostro indicatore RSI. Abbiamo inoltre la variabile input di tipo int, periodo MA, a cui associeremo il valore 250, il valore iniziale, ossia del periodo della media mobile considerata. Inoltre abbiamo la variabile input enum.ma method, che è una variabile di tipo enumeratore, è una variabile che noi chiameremo modo ma e a cui associeremo in fase iniziale il valore mode SMA, ossia media mobile semplice. Parametri interni invece sono double, risultato RSI, ossia una variabile di tipo double decimale chiamata risultato RSI, a cui associeremo il valore decimale prelevato dall'indicatore dell'RSI. Analogamente double risultato MA sarà una variabile chiamata risultato MA, a cui associeremo un valore double, ossia decimale, associato all'indicatore della nostra media mobile. Nella struttura principale del nostro foglio di codice possiamo osservare tre principali blocchi. Il blocco della funzione int onInit, ossia una funzione che si attiverà nella fase di inizializzazione della nostra strategia, all'interno della quale appunto andremo a inizializzare le variabili sopracitate. In questo caso abbiamo inizializzato il risultato RSI ad un valore di 0 e il risultato MA anch'esso ad un valore di 0. Inoltre andremo a stampare attraverso le funzioni alert, comment e print il messaggio che l'EA è appena entrato in esecuzione. Per EA si intende Expert Advisor. In questo caso abbiamo che la differenza tra alert, comment e print è che esse stampano in live, sul grafico o sul consiglieri rispettivamente, che sono tre zone diverse dell'interfaccia di MetaTrader. Return init succeded sarà una parte di codice standard da non modificare. Successivamente abbiamo la funzione void on the init che prende in input la variabile di tipo const int reason. Anche questi sono elementi del codice da non modificare, l'unica parte che l'utente andrà ad integrare o modificare è appunto il corpo della nostra funzione onTheInit, costituente in questo caso tre funzioni di print, come quelle precedentemente viste, che conterranno il messaggio EA rimosso. Appunto, come si è capito, onTheInit, a differenza di onInit, ha il compito di eseguire operazioni una volta che il nostro Expert Advisor avrà terminato di operare sul simbolo in questione. Ultima ma non meno importante è la funzione onTick, ossia la funzione che verrà eseguita dal nostro Expert Advisor ad ogni tick, ossia ad ogni variazione minima di mercato percepita. Essa è di tipo vuoto, cioè non restituisce niente in output e non prende niente in input. Ciò che fa è appunto essere ripetuta ad ogni tick di mercato. Al suo interno possiamo individuare una prima funzione, un primo condizionale, if nuova candela, dove nuova candela è una funzione da noi scritta che dopo andremo ad approfondire. Nuova candela semplicemente restituisce true se viene rilevato il cambio di candela, ossia la generazione di una nuova candela al time frame specifico, o false, ossia se stiamo ancora operando sulla candela precedentemente analizzata dal tick precedente di mercato. Nel caso in cui appunto si abbia un cambiamento di candele, dunque all'interno dell'argomento dell'if avremo la variabile true, potremo eseguire il corpo, ossia il codice contenuto tra le due parentesi graffe. All'interno di questo codice associerò alla variabile risultato RSI precedentemente dichiarata il risultato della funzione IRSI,
una funzione standard di MQL4 che ha il compito di andare a calcolare l'RSI sul tick attuale. All'interno possiamo osservare l'input symbol, che sta ad indicare di considerare l'RSI sul simbolo attuale su cui è stata caricata la strategia, ad esempio euro-dollaro. La seconda variabile in input riguarda appunto il time frame. Con l'inserimento di null noi diciamo alla nostra strategia di considerare il time frame attuale del grafico su cui abbiamo caricato l'Expert Advisor, periodo RSI, che è la variabile di tipo int a cui abbiamo associato il valore del periodo dell'RSI in input. Penultima variabile, price close, sta ad indicare appunto che il calcolo dell'RSI verrà effettuato sul prezzo di chiusura della candela. È anche possibile inserire prezzi di apertura, minimi o massimi. E infine questo valore intero 1 sta ad indicare il valore di shift, ossia su quale candela andare a calcolare al tick attuale la variabile RSI. Nel nostro caso per 1 si intende di calcolare l'RSI sulla candela attuale, ossia quella relativa al tick preso in considerazione. Successivamente andiamo ad associare alla variabile risultato MA appunto il valore prelevato dalla funzione IMA, che calcola la media mobile sul nostro symbol attuale, come abbiamo fatto precedentemente, e al time frame attuale, poiché abbiamo inserito un null. Inoltre andiamo a inserire il valore int del periodo della media mobile. Qui però si aggiunge una variabile 0 intera che sta ad indicare lo shift ma non sulla candela a cui consideriamo la media mobile, ma è uno shift associato al calcolo della media mobile stessa. Non entreremo nel dettaglio. La variabile modo-ma appunto è il numeratore che indica il tipo di media mobile, in questo caso una media mobile semplice. Inoltre price close analogamente a prima, considerando il prezzo di chiusura per il calcolo della media mobile, e 1, ossia considerando la candela attuale per il calcolo della nostra media mobile. Infine avremo la funzione segnalazione, che ho scritto apposta per te all'interno dello script, e per mostrarti a grafico quelli che saranno appunto i valori del risultato RSI e risultato media mobile eseguiti ogni tick dal nostro Expert Advisor. Adesso andiamo a vedere cosa accade fuori dal corpo di queste funzioni principali onInit, onTheInit e onTick. Ciò che avviene è la definizione delle funzioni da noi scritte che poi andremo ad operare all'interno dell'Expert Advisor. In questo caso, come già ti ho detto, abbiamo la funzione nuova candela. Essa restituisce un output di tipo bool, ossia booleano logico, e non prende nessuna variabile in input. Al suo interno andremo a confrontare la candela al tick precedente e quella al tick attuale, e dunque andremo a restituire il booleano true, ossia vero se le due variabili sono differenti, le due variabili di tempo, o false nel caso in cui stiamo trattando sempre la stessa candela. Successivamente osserviamo la funzione segnalazione. Essa è di tipo vuoto, ossia non restituisce nulla in output, e in input prende il valore double associato alla media mobile e il valore double associato all'RSI. Al suo interno andremo a definire la variabile stringa txt, alla quale associeremo il messaggio di media mobile e il valore prelevato, RSI e il valore prelevato, e inoltre il tempo al quale è stato prelevato tale valore, ossia la candela a cui è stato prelevato. Infine andremo a stampare a video con alert, comment e print questa variabile di testo di tipo stringa, così che sia visualizzabile a grafico durante l'esecuzione dell'Expert Advisor. Dunque ora non ci resta che compilare attraverso il pulsante compila la nostra strategia e poter osservare nell'interfaccia in basso quelli che sono i risultati della compilazione. In questo caso verranno tracciati errori o eventuali warnings, ossia avvertimenti, che sarà importante tenere a mente per debuggare e comprendere eventuali errori all'interno del proprio codice. Una volta che l'Expert Advisor è stato compilato, possiamo allora passare all'interfaccia di MetaTrader per il test e dunque l'analisi dei nostri risultati. In questo caso specifico il nostro Expert Advisor non andrà ad effettuare operazioni al mercato, ma molto semplicemente ogni tick di mercato andrà a stampare a video quello che è il valore prelevato dalle nostre variabili di media mobile ed RSI, con i periodi e il time frame impostati da noi a grafico. Dunque, la prima cosa da fare è andare su Visualizza e cliccare su Tester Strategia per far scomparire il tester strategia o eventualmente farlo apparire. Ora non ci resta che osservare nella parte inferiore della nostra interfaccia di backtesting l'inserimento di alcune variabili per il settaggio. Apriamo in primo luogo il file dell'Expert Advisor di nostro interesse che andremo a selezionare, il simbolo su cui ci interessa operare,
La modalità, che qui non scenderemo nel dettaglio nella sua descrizione, ma utilizzeremo in maniera standard ogni tick. La data di utilizzo, ossia l'intervallo temporale sul quale vorremmo andare a far operare il nostro Expert Advisor e dunque eventualmente andare ad analizzare i risultati di backtesting, in questo caso dal 2010 al 2019. E inoltre il parametro di visualizzazione, che ci potrà permettere di vedere il nostro Expert Advisor mentre opera sul mercato ad una velocità da noi regolata, o eventualmente poter saltare direttamente ai risultati del nostro backtesting. Infine possiamo andare a settare quello che è il periodo, in questo caso abbiamo impostato su un periodo di 15 minuti, e lo spread, tipicamente già fornito da MetaTrader in maniera standard e aggiornata. Dunque, senza scendere nel dettaglio delle impostazioni di ottimizzazione che invece riguarderanno i prossimi video, andiamo ad avviare il nostro Expert Advisor e vediamo un po' cosa effettua sul nostro grafico. Nello specifico, l'Expert Advisor da noi programmato non effettua operazioni a mercato, ma semplicemente stampa a video quelli che sono i risultati di media mobile ed RSI prelevati dalle nostre funzioni. Andiamo ad osservare i risultati. Ora vi sarà una prima fase di caricamento dei dati prelevati dai database di MetaTrader, ossia del software che stiamo utilizzando, e successivamente una fase di test. Dunque in questo caso andiamo ad impostare su visualizzazione, così da poter vedere come il nostro Expert Advisor stampa a video questi risultati. Andiamo a premere avvio. Ok, il nostro Expert Advisor ha appena iniziato ad operare a mercato. Attualmente state visualizzando il grafico ad una velocità abbastanza lenta. Tramite questo pulsante qui è possibile variare la velocità di esecuzione e impostandola su un valore massimo di 32 è possibile osservare il procedimento alla velocità massima. Potete osservare in alto a sinistra quella che appunto è la stampa a video effettuata dal nostro Expert Advisor, del tempo di stampa, del valore dell'RSI e il valore della media mobile. Ora arresterò l'esecuzione dell'Expert Advisor, che era solo esclusivamente a scopo didattico, e ora vi mostrerò come andare ad inserire eventualmente alcuni indicatori utili per il confronto sul nostro grafico attuale. In alto a sinistra possiamo cliccare sul tasto Inserisci, Indicatori, e dunque andare su Volumi, settare i colori e i valori e poter ad esempio visualizzare i volumi nella parte inferiore del grafico. Inoltre possiamo andare a inserire quello che è appunto la nostra media mobile, nel nostro caso 250 di periodo, di colore rosso e di tipologia semplice, e vedere come tali dati appunto variano in maniera dinamica insieme al nostro prezzo durante l'esecuzione dell'Expert Advisor. Ora voglio illustrarti un errore molto comune che può capitare con la tua prima esperienza col trading system, ossia il caso in cui tu provi ad avviare il tuo Expert Advisor sul grafico, ma nel momento in cui premi invio nulla accade. Ciò molto spesso è causato dalla mancanza dei dati storici su cui far operare il trading system. Un modo per ovviare a questo problema consiste nell'andare nella sezione strumenti, il tasto in alto a sinistra, e selezionare centro storia. Su centro storia è possibile selezionare database relativi a vari asset, vari simboli e a vari time frame. In questo caso ci stavamo occupando di euro-dollaro ad un time frame di 15 minuti. Una volta selezionato dunque euro-dollaro, quello che andremo a fare sarà cliccare su download, così da poter scaricare i dati utili al nostro Expert Advisor per operare sull'asset. Spero che questa lezione sia stata di tuo gradimento e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon trading!